pieno potere di legittimità al mazzo Lamborghini, che anche oggi ti renderà fiero di essere un iscritto al canale di Antoshow. Come sempre i mazzi Lamborghini si rivelano in tutto il loro spessore, dimostrando che tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh!, se ben costruiti, possono dire la propria. Tanta roba questo mazzo, tanta roba questo signorino, lo so, ma non poteva essere altrimenti. È questa la promessa di queste carte, che hanno reso l'archetipo Crystal Beast più consistente e competitivo, rappresentando diversi stadi di supporto e offrendo molteplici opzioni per tutte le nostre giocate. Molti chiedono perché l'operatore utilizzi i guanti durante i video. La risposta è molto semplice. Voi tocchereste mai un qualcosa che tra 1, 2, 3, 4, 5 anni vale il quadruplo del valore che ha adesso? Diamo il via alle danze. Sì, signori. Il mazzo Bestie Cristallo ha due cuori. Meglio abbondare che deficere o anche essere deficienti. Il drago arcobaleno, la carta firma di Jess Anderson, il boss monster dei Bestia Cristallo, essendo l'incarnazione suprema dei 7 cristalli, fa la sua apparizione in Tactical Evolution, essendo una delle poche carte rare segrete contenute all'epoca nel set. La sua condizione di evocazione, che richiede tutte e 7 le Bestia Cristallo nel cimitero o sul campo, lo rende una delle carte più difficili da evocare di tutto Yu-Gi-Oh! E con il suo design iridescente è una delle carte visivamente più accattivanti del gioco. Ditemi che sbaglio? Ma sì, so quello che stai pensando, Anto, ma questa roba devi obliterarla perché qui ci vuole il drago arcobaleno Ghost. E allora, lo vogliamo far vedere questo drago arcobaleno così, giusto per par condicio? Diamo la possibilità a tutti di esprimersi e di essere inclusivi. Lo facciamo vedere? No, non lo facciamo vedere tutto perché siamo nel 2024 e questa è la versione nuova del 25esimo anniversario, quindi non vedo proprio perché dovremmo essere vecchi ancorati al passato. E poi c'è l'amico Neos, uno dei pochi mostri eroe elementale a non essere basato su un elemento specifico, ma rappresenta invece una sorta di eroe cosmico. È noto, ricordiamo ragazzi, per le sue fusioni Contact, no? Perché era uno di quei pochi mostri che richiedeva la fusione con i mostri neospaziali non utilizzando polimerizzazione, poi una tattica che fu abbandonata. Ma questo ha fatto sì che esistano numerose fusioni con Neos e che questa carta abbia un supporto continuo. Nonostante sia relativamente vecchia, Konami continua a rilasciare supporto per lui, mantenendolo rilevante anche nel meta moderno, ed è uno dei motivi per cui è qui dentro. Rappresenta sicuramente un pilastro fondamentale nell'evoluzione del gioco e, secondo la storia dell'anime, proviene da un altro pianeta, conferendogli un'aura di mistero e un potere, diciamo, alieno. Ragazzi, c'è poco da raccontarci, Queste robe sono assolutamente incredibili e conferiscono, come sempre, il pieno potere di legittimità al mazzo Lamborghini, che anche oggi ti renderà fiero di essere un iscritto al canale di Antoshow. E se non sei ancora iscritto, iscriviti, clicca sulla campanellina, perché qui, come vedi, ci si diverte e hai anche la possibilità di aggiungere questi deck se vuoi supportare il canale alla tua collezione. Ok, parlando del drago arcobaleno, parliamo dei supporti per il drago arcobaleno e per le bestie cristallo. Questa è una versione moderna del drago arcobaleno che ha aggiunto nuove strategie al mazzo, andandolo a rendere ancora più forte di quanto non fosse. Se te la distruggono, la metti nella zona magia e trappole come una carta magia continua e non la mandi al cimitero. La puoi bannare da quella zona ed evochi specialmente da mazzo un mostro di livello 4 bestia cristallo negando i suoi effetti, ed aggiungi un mostro bestia cristallo finale dal deck alla mano. Quando ti attaccano, lui può essere evocato direttamente dalla mano. Capite signori? Non avete alcun tipo di limitazione. Lui è un drago arcobaleno più facile da evocare con 3000 e che ti fa aumentare a dismisura le possibilità di vittoria. Se non si chiama potere questo. E qui si comincia a ballare. Una delle carte più famose dell'archetipo bestia cristallo, se non con mio stupore la più famosa, Pegaso Zaffiro, considerato uno dei mostri più importanti dell'archetipo bestia cristallo e spesso utilizzato come il motore del mazzo. Può essere utilizzato sia come mostro sia come carta magia ed è ovviamente una delle carte principali di Jess Anderson, una delle più utilizzate. Il suo design combina l'immagine mitologica del Pegaso con l'estetica cristallina dell'archetipo, rappresentando lo zaffiro. Ha un'interazione molto importante tra l'altro col drago arcobaleno, facilitando il raggiungimento della condizione dei 7
Seven Crystal Beast. Lo utilizzi in combinazione spesso con Legame Cristallo. Con la statistica di attacco di 1800 è un discreto picchiatore di 4 di livello. Ma poi c'è il simbolismo, ragazzi. Il Pegaso nella mitologia è spesso abbinato al cielo e alle stelle. Questo ben si va a sposare con il concetto di cristallino e brillante che vediamo iscritto nella sua ontologia animistica di preziosità. Come sempre, i mazzi Lamborghini si rivelano in tutto il loro spessore, dimostrando che tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh!, se ben costruiti, possono dire la propria. Ebbene lo sanno i nostri studenti o anche semplicemente i nostri iscritti quando si tratta di queste superbe e superbe. Il Carbuncle Rubino che voi potete giocare tranquillamente anche in 2 copie, che poi sarebbe meglio se vogliamo. È il mostro più debole dell'archetipo, ma se vogliamo strategicamente anche uno dei più potenti, perché appena entra ti fa creare una strategia a catena, dato che può evocare specialmente tutti gli altri Crystal Beast nelle zone magia e trappole, creando turni davvero esplosivi. È un livello 3 e questo lo rende un ottimo bersaglio per le carte che richiedono mostri di basso livello, come alcuni Xyz. Ha poi un'interazione importante con Rainbow Dragon, grazie alla sua velocità che permette di riempire velocemente il campo. Anche lui è molto potenziato dall'uscita di Crystal Bond, che gli dà un'ottima versatilità di posizionamento e di strategia all'interno del gioco. E infatti in combinazione con altre carte lui può creare dei veri e propri loop potenti, permettendo molteplici evocazioni in un singolo turno. Ma parliamo anche proprio della sua forma, dal momento che il Carbuncle a livello di entità è una creatura mitologica sudamericana caratterizzata dall'avere una perlina sulla fronte. Questo si sposa benissimo con le bestie cristallo. Sappiamo poi anche il colore rosso che testimonia l'energia, la passione, il fuoco, come quella che muove gli over e i campioni over verso Yu-Gi-Oh!, alla continua ricerca della ricercatezza, del preziosismo e dell'essere sempre superbi all'interno del mitico Yu-Gi-Oh! Tanta roba questo mazzo, tanta roba questo signorino, lo so, ma non poteva essere altrimenti, volendo esprimere ciò che siete voi, carissima community degli over. E adesso andiamo con gli altri compagni, cominciando dalla Tigre Topazio, una delle carte più combattenti e combattute, e infatti mantiene su di sé il grande effetto dell'onda del tempo. Ma lo sapete ragazzi, il bello dei mazzi Lamborghini è che le carte qui dentro sono sinceramente le nostre carte, le carte con cui abbiamo combattuto, le carte che sono sempre state al nostro fianco. È normalissimo che dopo 15-17 anni vi siano le ferite della guerra del nostro passato di combattenti. Guadagna 400 quando combatte durante la Battle Phase. Il Topazio rappresenta forza e coraggio, riflessi nell'aumento di potenza in battaglia, e combina l'aspetto feroce della tigre con l'eleganza del Topazio. Mammutambra, molto forte, molto potente, può ridirigere gli effetti di attacchi su se stesso proteggendo altri Crystal Beast. L'ambra, nota per preservare fossili, riflette la natura protettiva del mammut ed è l'unico Crystal Beast basato su un animale. Poi abbiamo l'amico gatto ametista che può attaccare direttamente dimezzando il suo danno. L'ametista, associata alla calma e all'equilibrio, contrasta con la natura aggressiva del suo effetto ed è spesso rappresentato come il membro più aggressivo del gruppo, anche all'interno dell'anime. Continua la famiglia, la bestia cristallo, tartaruga smeraldo, con un effetto difensivo che può cambiare la posizione di battaglia di un mostro dopo l'attacco ed incarna la durezza e la longevità associate sia alla tartaruga sia allo smeraldo, con una strategia utile per proteggere i mostri vulnerabili dopo l'attacco. E infine abbiamo la bestia cristallo, aquila cobalto, un effetto di ridistribuzione direttamente nella nostra mano, dato che può riportare un Crystal Beast da zona magia e trappola alla mano, e combina l'agilità dell'aquila con il blu intenso del cobalto, molto utile per riutilizzare effetti di altri Crystal Beast. Come strategia unica questo mazzo si basava quasi esclusivamente sul mandare i mostri al cimitero per poi attivare il mostro asso del mazzo, e cioè Drago Arcobaleno, il quale richiedeva e richiede ancora oggi molteplici bestie cristallo nel cimitero per poter essere evocato, sprigionando il suo potere veramente unico. A tal proposito, ogni bestia cristallo
non a caso rappresenta vari colori dell'arcobaleno, creando quindi un vero e proprio arcobaleno nel cimitero che poi va a creare il drago arcobaleno. Ed ecco spiegato anche il drago arcobaleno. Vedete, io prima di scrivere questo video, per esempio, non ci avrei mai pensato. Il mazzo può giocare in modo sia aggressivo che difensivo, adattandosi alle diverse situazioni di gioco. Come sempre, noi Over studiamo e testiamo e vi proponiamo questo deck in modo che sia equipaggiato ante side deck per ogni situazione. E non potrebbe che essere così con un deck storico. Non dimentichiamo che anche il personaggio nell'anime che utilizzava questo mazzo, Jess Anderson, aveva sempre un piano, dal momento che era uno dei personaggi più forti di Yu-Gi-Oh! GX. L'effetto più bello di queste carte sta sicuramente nel loro core, dato che hanno tutte intrinsecamente la dualità di utilizzo di mostri e magia trappola, rappresentano sicuramente le gemme che servono per la creazione del nostro collier arcobaleno, per non parlare poi del loro impatto culturale grandissimo che anche nei nostri cuori è rimasto obiettivamente intatto. Pur essendo carte molto vecchie, sono immediatamente riconoscibili e catturano lo sguardo al di là dell'ostacolo oltre cui è da gettare il cuore. Come ben sapete, nei mazzi Lamborghini vi sono quasi completamente carte di archetipo. Perché ragazzi, è chiaro, mi conoscete, io qui sto parlando del Bestia Cristallo, non del Bestia Cristallo, Jensmith, Jubel, bla 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 bla. Per quello, se vi piace quel tipo di gioco infernale, ci sono altri canali. Qui siamo da quelli che se ne intendono di Yu-Gi-Oh! Questa è stata una carta capitale perché ha rappresentato l'evoluzione dell'archetipo. Ha rivitalizzato il Bestia Cristallo rendendolo più competitivo in scenari moderni. Può essere utilizzata sia per setup difensivi che per preparare giocate offensive e si combina bene con carte come il Bestia Cristallo finale, permettendo di attivare effetti potenti più rapidamente. È un esempio eccellente di come a volte basti una singola carta per andare a riattivare completamente un deck e ci dimostra soprattutto come siano importanti gli structure deck. Non dimentichiamo che molte carte che qui vediamo provengono proprio da structure deck e hanno contribuito a rendere questo deck assolutamente incredibile, potente e anche con il dovuto side deck, come vale con tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh!, valevole e in grado di dirla propria esattamente come vuole. Ma se abbiamo davanti il nostro futuro, sicuramente non dobbiamo andare a dimenticare il passato glorioso che ci ha portato proprio fin qui, con delle carte più storiche del deck, Bestia Cristallo. Cominciamo proprio da Crystal Beacon, inizialmente chiamata addirittura Faro Cristallo, una carta fondamentale che riflette proprio la fusione di guida di mostri bestie cristallo sul campo. Che dire della benedizione cristallo, che permette di selezionare fino a 2 mostri dal cimitero, aiutando a riempire rapidamente il campo per l'evocazione di drago arcobaleno, attivando effetti che richiedono le Crystal Beast. Il tutto bilanciato dal grande valore raro, che offre un potente draw power a costo del sacrificio di un Crystal Beast, strategia che può essere utilizzata per inviare strategicamente degli archetipici al cimitero per attivare altri effetti o preparare l'evocazione di drago arcobaleno, riflettendo la rarità delle gemme assieme al valore strategico della carta stessa. Strategia, sinergia e flessibilità. È questa la promessa di queste carte, che hanno reso l'archetipo Crystal Beast più consistente e competitivo, rappresentando diversi stadi di supporto e offrendo molteplici opzioni per tutte le nostre giocate di ieri e di oggi. E per quanto sia strano, è fondamentale osservare quanto questo deck sia stato reso molto specialmente, molto gustoso proprio dalle rarizzazioni. Grandissima mamma Konami, che sempre ci ha dato delle bellezze su cui poter posare gli occhi. Qual era il gioco che era in declino? Qual era il gioco che è diventato adesso irrilevante? Forse è diventato irrilevante per le persone che veramente non ce l'hanno nel cuore. Non è il nostro caso. E torniamo
con uno sguardo sul nostro presente, con una delle ultime carte uscite per il mazzo Bestia Cristallo, la mitica, straordinaria e bellissima Regola d'Oro, che fa improvvisamente riempire il campo mettendo 2 Bestie Cristallo dal deck scoperti nella zona magia e trappola ed evocando specialmente da mano cimitero un Bestia Cristallo con nome diverso. È una carta che quindi va ad equipaggiarsi ed ha rappresentato un improvviso miglioramento per tutte le Crystal Beast, dato che prima di questa la strategia del gioco era molto più lenta. Poi con questa e altre sue colleghe improvvisamente le Crystal Beast hanno iniziato a catapultarsi sul terreno come se piovesse. Una delle carte più costose del mazzo, ma sicuramente una delle più potenti. E si parlava di carte potenti, e allora perché non far vedere una delle più potenti del gioco, la straordinaria e mitica Fusione Neos. Senza di questa non ci sarebbe senso nell'utilizzare Neos qui dentro. Ma perché la utilizziamo? Perché dobbiamo fondere Neos? Con chi lo dobbiamo fondere? Rimani e guarda tutto il video, perché con l'extra deck avrai delle sorprese molto importanti. Molto semplicemente evochi un mostro che richiede eroe elementale Neos dall'extra deck, ignorando le sue condizioni di evocazione, mandando i materiali da fusione da mano deck o cimitero, o anche terreno, perché no, direttamente al cimitero. Per il resto del turno non puoi evocare mostri, però prima puoi evocarli. E se il mostro evocato sta per essere distrutto, mandato al cimitero o sta per essere rimischiato nel mazzo, possiamo invece bannare questa carta. Quindi praticamente Fusione Neos fa tutto agendo un po' come ritorno del Signore dei Draghi, per esempio per il drago bianco Key Blue, come stavamo mostrando anche nel mazzo Lamborghini proprio del drago bianco. Non solo una carta potentissima, ma anche una carta che ci fa da protezione potentissima. Praticamente abbiamo qui dentro le carte che fanno tutto. Poi torniamo con le carte nuove che hanno reso il Bestia Cristallo assolutamente fortissimo. Questa è una delle più potenti di tutto il mazzo. Lo so che tutte le carte qui dentro sono potenti, ma cazzo, stiamo con un mazzo Lamborghini, vorrei ben vedere. 3 effetti. Puoi andare a evocare una Bestia Cristallo in più durante il turno, possiamo distruggere una Bestia Cristallo che controlliamo nella mano e aggiungiamo una carta Cristallo Magia Trappola dal deck alla mano, e se un mostro Bestia Cristallo viene piazzato nella zona Magia Trappole possiamo bersagliare una carta che l'avversario controlla, facciamo ritornare questa carta e quella carta nella mano, ma questa la possiamo riutilizzare perché è una carta continua. Quindi tantissimi effetti che si attivano sempre e che soprattutto abbiamo la possibilità di attivare ogni volta che vogliamo. Il Bestia Cristallo è uno di quei mazzi che improvvisamente si è potenziato con tantissime carte. Grazie ancora alla signora Konami. Se ti fai questo mazzo sei veramente a posto per sempre. E dai, il Bestia Cristallo da collezione, non dimentichiamolo. Come se non bastasse, abbiamo diverse carte anche per aggiungere le carte che ci servono. Aggiungiamo una Magia Trappola Bestia Cristallo che vogliamo, può essere esattamente quella che vogliamo, e ben avete visto quante ce ne abbiamo qui dentro direttamente alla nostra mano. Punto. Consistenza. Con questo mazzo tu hai sempre tutte le carte che ti servono direttamente nella mano. Scusate se è poco. Qualche altra carta giusto per gradire, ovviamente, perché come ben sapete qui nei mazzi Lamborghini abbiamo sempre tutte le carte che ci interessano per avere un vero e proprio pezzo da collezione, la Crystal Tree e soprattutto la Rifrazione Arcobaleno, perché queste carte sono forti, perché sono delle piccole carte laterali che però aggiungono dei dettagli importanti. Con lui ogni volta che mettiamo un mostro Bestia Cristallo nella zona Magia e Trappola mettiamo un segnalino su questa carta. Possiamo poi mandare questa carta al cimitero e prendiamo mostri Bestia Cristallo dal deck uguali al numero di segnalini che c'erano su questa carta e poi li mettiamo nella zona Spell Track. E abbiamo fatto Rifrazione, assolutamente folle. Se Drago Arcobaleno Oscuro hanno attivato i loro effetti in questo turno, evochiamo un qualsiasi numero di mostri Arcobaleno con nomi diversi dal nostro deck. Quindi tu riempi il terreno e fai OTK. Vogliamo parlare della rarità delle carte, ragazzi? Vabbè, parliamo dell'elefante dell'armadio, uno dei motivi per cui avrei cliccato su questo video. Non dimentichiamo infatti che le bestie cristallo sono diventate negli anni molto ricercate, soprattutto per le loro artwork distintive e le loro rarità molto preziose. Tutto questo unito
ha una meccanica unica di evocazione, rende ancora oggi le bestie cristallo famose e soprattutto molto potente in Yu-Gi-Oh! Sia nel formato dei tornei avanzato che vediamo tutt'oggi, sia nei formati precedenti. Lo sapevi tra l'altro che le bestie cristallo sono tra i pochi archetipi che hanno un tema musicale tutto per loro? Pochissimi altri archetypes hanno avuto lo stesso favorevole destino. Ma tu potrai dirmi, Anto, ma ci sono però troppe carte magie o trappola qui dentro, a parte che ne possiamo pescare ed aggiungere quante ne vogliamo, ma poi, tanto per gradire, ne possiamo anche pescare, perché no? Giara della prosperità. Ne possiamo giocare una, ma assolutamente non ci interessa perché è fortissima e anche in questa modalità è assolutamente esilarante. Banniamo 3 o 6 carte di nostra scelta dall'extra deck, l'avversario subisce danno dimezzato per il resto di questo turno, ma andiamo a dissotterrare da 3 a 6 carte, ne scegliamo una e rincimiamo le altre nell'ordine che vogliamo. Quindi una carta che ha assolutamente tutto il valore del mondo, perché non solo si può utilizzare per andare ad aggiungere quello che vogliamo, la possiamo utilizzare anche per andare a baitare, per andare a far da esca, diciamo, a tutte le possibili negazioni da parte del nostro avversario. Grande Giara della prosperità, anche ad 1 sei una delle giare più forti del mondo. Adesso, ahimè, le carte comuni, che però sono assolutamente folli e sono molto molto forti qui dentro. Il risveglio dei cristallo finale, l'Egida e soprattutto il rilascio di cristallo. Delle carte che vanno a rendere molto più gustose le nostre strategie. Lo equipaggiamo ad un mostro bestia cristallo, lo proteggiamo, questa mandata al cimitero ci fa mettere un bestia cristallo dal deck scoperto nella zona magia e trappole. Poi l'Egida cristallo, anche questa di nuova uscita, distruggiamo un bestia cristallo, evochiamo specialmente un segna bestia cristallo e se una o più carte bestia cristallo vengono messe nella zona magia e trappola comportandosi come spell trap, banniamo questa carta, evochiamo specialmente un bestia cristallo dalle zone magia e trappola e questo ci fa ripartire. Poi risveglio dei cristalli finali, questa è anche veramente fondamentale e anche più che forte, se così vogliamo dire. Riveliamo un cristallo finale nella mano, attiviamo uno di quelli, però ne possiamo attivare anche 2 se controlliamo un cristallo finale. Prendiamo una carta punta arcobaleno, riparazione arcobaleno, evochiamo specialmente un mostro bestia cristallo da mano deck o cimitero o zone magia e trappola. Cioè io mi fermo qui praticamente, perché anche con queste carte noi aggiungiamo tutto quello che vogliamo, noi abbiamo sempre in mano tutto quello che ci serve. È il momento del video in cui devi iscriverti e devi cliccare sulla campanellina, ebbene lo sai, ma soprattutto devi andare, ecco qua, lo facciamo vedere l'extra deck, non ti preoccupare, ricordandoti che come sempre abbiamo anche il nostro servizio di fornitura per tutte le persone che vogliono supportare il nostro canale. Ti interessa questo mazzo, ti interessano dei deck di Yu-Gi-Oh! E ti interessano delle persone che ti possano aiutare, benissimo, puoi diventare un nostro studente, puoi diventare un rifornito dei nostri mazzi da torneo. Basta semplicemente guardare sotto nella descrizione e poi cliccare sul link che vedi contattandoci a qualsiasi social, perché noi possiamo fornirti, ecco qua, tutti, sì, tutti i mazzi che tu vuoi, che noi ovviamente abbiamo, perché dobbiamo averli ovviamente. Se vuoi supportare il canale, questa è una bellissima opportunità. Trovi tutto in descrizione nel primo commento pinnato in alto. Allora, ecco qui, la Santissima Trinità. E qui c'è veramente poco da obiettare, sia che ti piaccia Anto Show, sia che non ti piaccia Anto Show, sia che ti piaccia il drago arcobaleno, sia che non ti piaccia. Questa è veramente la crème della crème del nostro mazzo da collezione Lamborghini. Allora, piano, godiamocela tranquillamente, andando a cominciare da lui, ma semplicemente perché in inglese il suo nome è Rainbow Over Dragon e quindi dovevamo dargli un grande tributo, anche lui è dalla nostra parte. Allora, servono 7 bestie cristallo, deve essere evocato tramite fusione oppure tranquillamente andando a bannare un bestia cristallo finale di livello 10. Possiamo bandire un mostro bestia cristallo dal cimitero e questa carta guadagna attacco pari a quel mostro. E come effetto rapido, quindi puoi utilizzarla anche nel turno dell'avversario, puoi offrire come tributo questa carta e mischia nel deck tutte le carte sul terreno. Ragazzi, è un super effetto questo, perché gli effetti che rimischiano nel deck non bersagliano e non distruggono né mandano al cimitero, quindi ci sono ben poche protezioni che l'avversario può utilizzare. Questo lo evochi super facilmente, e come il mago quintetto, come abbiamo ben visto nel video Lamborghini del mazzo mago nero, che ti invito a recuperare se non l'hai visto, veramente forte, abbiamo un full house di livello, o meglio, mancherebbe una stellina, però è sicuramente uno dei mostri più forti di Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Quindi immaginiamo questi che cosa possono essere. Il drago arcobaleno, sovraccarico, bellissimo, alcuni dicono De Torbella Monaca, alcuni dicono della Darsena, altri dicono il Tony F della situazione, chiamatelo come volete. Questo è uno dei mostri più forti di Yu-Gi-Oh! E ad oggi il più forte, o quasi, non vorrei che si offendesse certa gente, del Bestia Cristallo. Come funziona? Deve essere evocato specialmente, quindi non servono le fusioni, polimerizzazione, eccetera, durante un duello in cui tu hai evocato un mostro Bestia Cristallo finale, bannando i mostri che servono da terreno oppure cimitero, roba molto possibile. L'effetto è un'esplosione atomica, perché mentre 7 o più mostri Bestia Cristallo con nomi diversi sono banditi, questa carta guadagna 7000, e lo vedremo a breve anche nelle mani di prova e soprattutto nelle partite, quindi continuate a vedere il video e vedetelo fino alla fine. Se questa carta non ha combattuto, un po' come il Supra Drago, possiamo tributarlo e rimischiare tutte le carte quante possibili sul terreno nel deck, e dopo di questo evochiamo quanti più mostri arcobaleno banditi, quindi facciamo piazza pulita del terreno, non ci si può opporre a questo effetto e poi possiamo attaccare come vogliamo la partita e finire game over in modalità no brain assoluto. Dopo tutto questo che vi ho fatto vedere, figuriamoci questo signorino che abbiamo qui, signorino sicuramente con delle ferite da parte del tempo, ma lo sapete benissimo ragazzi, io preferisco farvi vedere le carte che abbiamo utilizzato sin da quando eravamo bambini, le carte che sono passate tra le nostre dita sin da quando eravamo bambini, piuttosto che robe artificiali. Questa è una carta in cui abbiamo messo il cuore. Questa è una carta che varrà, almeno per me, sempre più di una PSA 11, perché è la carta che utilizzavo alle elementari. È la carta che quando ho trovato mi ha fatto battere il cuore nel paradiso degli arcobaleni. È la carta con cui ho vinto su quei cazzo di banchi di scuola, contro i bulli, contro quelli che si credevano sto cavolo. È una carta, in altre parole, sincera, esattamente come siamo noi community over, una sincera comunità di appassionati che hanno dato il loro cuore a Yu-Gi-Oh! E che adesso, anche se fanno altro nella vita, avranno sempre Yu-Gi-Oh! Nella loro anima. Non potete capire quanto sono contento di farvi vedere questa bellezza e di darti la possibilità di aggiungerla alla tua collezione, perché Yu-Gi-Oh! È questo, signori, è la nostra vita, e in questa carta ci sono tante vite. La evochi tranquillamente con fusione arcobaleno, quindi metti fusione arcobaleno, mandi i mostri dal deck al cimitero, ecco che lui arriva sul terreno, via, svolazzando, arriva con le sue belle ali, tranquillamente, e o mandi un mostro che controlli al cimitero per far tornare tutti i mostri controllati dall'avversario nel deck, poi attacchi e la partita è finita perché 4500, oppure mandi una carta magia trappola che controlli al cimitero, e con le bestie cristallo noi abbiamo tante magie trappola sempre ogni turno, e fai tornare tutte le magie trappola controllate dall'avversario nel deck. Labyrinth, mi stai ascoltando? Solo per dirne una. Possiamo poi mandare una carta dalla cima del deck al cimitero per far tornare tutte le carte dal cimitero dell'avversario nel mazzo. Quindi è una carta che fa tutto. Queste carte erano dei veri e propri sogni, queste due, perché le abbiamo sempre sognate per il deck Bestie Cristallo, e lui perché abbiamo sempre sognato di averla tra le mani, perché era assolutamente introvabile. Molto meglio questa che la versione Ghost, perché nella Ghost, almeno su questa carta, non vedi nulla. Qui invece hai il signor Neos in tutta la sua prorompenza e potenza. Un mazzo straordinario perché tu evochi molto specialmente, e i mostri che evochi li fai confluire nei mostri link. Per chi non sa come funzionano i link, sono semplici mostri per la quale evocazione tu devi mandare al cimitero. Per esempio link 5, qui c'è scritto, no? E c'è scritto 4 più mostri con effetto. Benissimo, se hai 4 più mostri sul terreno, ne mandi 5 al cimitero ed è evocata lei. Non devi neanche utilizzare polimerizzazione, non devi assolutamente utilizzare nulla. E con le bestie cristallo tu hai sempre mostri sul terreno, quindi puoi utilizzarli tranquillamente. Lui è molto molto forte, ci fa entrare permettendoci di mandare al cimitero dei mostri per poterne utilizzare l'effetto. Lei, straordinaria, evocata link, ti fa annullare gli effetti di tutti i mostri sul terreno, non può essere distrutta dagli effetti attivati a meno che non sia scelta come bersaglio, e una volta per turno, quando l'avversario sta per evocare specialmente mostri, tu puoi annullare l'effetto. Quindi c'è tutto qui dentro. Poi c'è il cavaliere dell'incubo unicorno che, evocato link, scarti una carta, rimischi nel mazzo un mostro dell'avversario. Se ci sono altri colleghi sul terreno tu puoi anche pescare carte. Insomma, tantissimi
tantissimi effetti per delle carte che sono assolutamente incredibili, che sono, io non so neanche come andarle a definire. Chiaramente so che siete abituati con i mazzi Lamborghini, però sono tutte rarità queste che non si trovano nel momento in cui stai guardando il video, sono tutte rarità. Molto come sempre io questi mazzi mettendo insieme i saldi per le carte storiche quando le acquisì, mettendo insieme il valore affettivo, mettendo insieme i soldi utilizzati per le bustine all'epoca, mettendo insieme anche i soldi investiti per cercare certe carte all'epoca come Neos dell'Arcobaleno, e qui già tanti mi hanno capito, qua si superano tranquillamente i bei soldini. E questa è una fortuna ancora più grande per voi, perché come ben sapete noi over siamo sempre molto prodighi di gentilezza verso le persone che vogliono supportarci, e qui chi vuol capire già ha capito. Altre carte molto molto potenti, incredibili, che si possono evocare senza alcun problema. Lei atterra sul terreno ed in qualsiasi momento, anche nel turno dell'avversario, ci fa evocare Link utilizzando mostri che controlliamo. Quindi questo significa che, ad esempio, per fare un esempio, quando c'era questa signorina disponibile, adesso lei è bandita, non utilizzatela, potevamo utilizzare il suo potere per far atterrare sul terreno un mostro fortissimo durante il turno dell'avversario, sprigionando i poteri di quel mostro per andare a rompere le scatole all'avversario. Grazie a lui invece possiamo bandire tutti i mostri sul terreno, e poi evochiamo specialmente tutti i mostri banditi sul terreno dei proprietari in posizione di difesa. Perché è forte questo effetto? Perché molte volte in difesa i mostri sono deboli, e soprattutto durante la battle phase possiamo distruggere carte sul terreno secondo specifiche condizioni molto facili da attivare di questo signorino. Insomma, con lei tu controlli a manetta l'avversario, mentre con lui altro tu fai distruzione di massa improvvisa sul terreno, andando a bannare tutti i mostri senza neanche bersagliarli. Questa non la sapevi? Lo sapevi che c'è un vero e proprio easter egg all'interno delle artwork delle bestie cristallo? Se ci fai attenzione, in alcune art si vede il riflesso del possessore dei mostri, che è Jess Anderson. Fate molta attenzione anche e soprattutto sui cristalli che vengono raffigurati nelle carte. Si vede proprio lui, uno dei nostri beniamini di GX. Ci spieghiamo allora perché ci sia stato tutto questo impatto culturale delle bestie cristallo. Anche oggi, andando in diverse fiere piuttosto che raduni di appassionati, si possono notare dei veri e propri cosplay ispirati alle bestie cristallo. Scrivendo questo video ho anche studiato a livello storico-artistico queste carte e ho scoperto che le bestie cristallo sono ispirate specificamente a varie culture mitologiche. Se ci facciamo caso, molte carte magia soprattutto indicano di mandare delle bestie cristallo dalla mano al cimitero, indicando quindi un vero e proprio movimento dall'alto verso il basso, simile alla rifrazione della luce. E chissà che la Konami non dia ragione a noi fan creando il prossimo supporto ispirandosi da noi. Io non so veramente cosa dire. Ve lo dico io che cosa dire, che ci servono ovviamente mostri che vadano a rendere sempre più semplici le nostre combo tramite dei poteri che possano favorirci. Allora, abbiamo la nostra amichetta che si evoca semplicemente togliendo dal terreno due mostri, Link 2, due mostri con nomi differenti. Quindi io qui sul terreno, poniamo che ho bestia cristallo 1, bestia cristallo 2, la mando via, prendo il mio extra deck, prendo lei e la metto sul terreno. Punto. Che succede? Se vengono evocati dei mostri dove sono queste freccette, come vedremo anche nel video di mano di prova, succedono delle cose. Se è un mostro rituale pesco due carte, poi scarto due carte. Se è un fusione, come nel nostro caso, evochiamo specialmente un mostro di livello 4 o inferiore dal cimitero. Se è un mostro sincro, tutti i mostri guadagnano 700. Se è un Oxiz, tutti i mostri dell'avversario perdono 700. Un mostro che ha tanti utilizzi. Lui è ancora più forte, servono 4 mostri per la sua evocazione. Appena viene evocato ci fa pescare 4 carte e ci fa rimettere 3 carte dalla mano in fondo al deck in qualsiasi ordine, quindi è forte perché ti genera risorse. E poi possiamo evocare specialmente un mostro sotto a una freccetta sua, quindi questo significa che se lo evoco qui e punta verso questa zona qui, io posso evocare un mostro direttamente qui, e in più tutti i mostri che ho guadagnano 300. In questo mazzo abbiamo mostri per tutte le salse e soprattutto abbiamo mostri straordinariamente forti per tutti i livelli.
Però tu puoi dirmi, Anto, manca quel punto esclamativo, manca quel... no, però questo qua, questo te lo scoppiano facilmente, va bene? E allora eccolo qua, mettiamo lui che è un mostro immune. Non ci credi che è un mostro immune? Tranquillo, tranquillo, eccolo qua. Guarda che bei mostri che utilizziamo qui dentro. Guarda, unaffected, immune dagli altri effetti di carta. Immunizzato, completamente immune. Perché sono mostri assolutamente incredibili questi, che vanno a dare il giusto punto esclamativo al nostro extra deck. Quando c'è lui sul terreno vai a bannare mostri dal cimitero e distruggi carte sul terreno dell'avversario. Poi si va a potenziare e arriva molte volte fino a 5300, poi può attaccare più volte. Cioè lui è un torello, cioè lui va a combinare il casino, come già abbiamo visto nel video dei mostri più potenti di Yu-Gi-Oh! Che ti invito a recuperare se non hai visto. Lui è ancora più forte, è l'unico mostro Link 6 e infatti servono 3 o più mostri con attributi differenti e mi sembra che gli attributi differenti li abbiamo qui. Abbiamo luce, abbiamo terra, abbiamo acqua, abbiamo vento, abbiamo... ce ne sono sicuramente. L'attacco originale suo diventa di 1000 per il numero di materiali Link utilizzati per l'evocazione Link, quindi se ne utilizziamo 6 lui va a 6000, è immune a tutto e una volta per turno possiamo bersagliare un mostro sul terreno e lo distruggiamo così, tanto per gradire e per farli attaccare entrambi, così lui infligge 6000 e lui arriva oltre 5000 e in più distrugge. Insomma, in questo mazzo sei organizzato per tutto, come in Ratchet & Clank. Qui hai delle vere e proprie armi di distruzione di massa. Quanto è bello questo mazzo, veramente quanto valore che ha questo deck e quanto valore soprattutto che avrà nel futuro. E anche se non parliamo di valore, parliamo sicuramente di carte da collezione. Ok Anto, ma tu mi stai facendo vedere solo mostri Link, va bene, allora ti faccio vedere anche dei mostri a cui tu sicuramente sarai più avvezzo, va bene? No problem, ok. Numero 60, Dugares, il senza tempo e soprattutto abitante dell'abisso, anche qui in rarità gustose, per non parlare delle loro condizioni, assolutamente mint, sempre toccate con i guanti. Questa carta è fortissima, arriva sul terreno, stacchi un materiale e l'avversario non può più utilizzare il cimitero, lui ha 3 effetti, tu puoi utilizzare tutti gli effetti che vuoi una volta per turno. Stacchi 2 materiali e o peschi 2 carte e scarti una carta, o speciali un mostro in posizione di difesa, oppure raddoppi l'attacco di uno dei mostri sul terreno. Nel mazzo ingranaggio antico lui è molto potente, come già abbiamo visto anche nel video Lamborghini del deck ingranaggio antico, che ti invito a recuperare se non hai visto. Ovviamente ci sono anche dei malus, ma ragazzi c'è veramente poco da raccontarci, cioè qui dentro abbiamo tutto, io più cerco di trovare dei difetti a questo deck e più non riesco a trovarli, perché veramente non... Scrivimi nei commenti se ci sono dei difetti. Non so, magari sono troppo innamorato di questo deck, sono troppo innamorato delle teorie, ma adesso vedremo anche la pratica, quindi forse ho ragione. E vediamo se abbiamo ragione anche utilizzando queste carte. Baguska, servono 2 mostri di livello 4 e le abbiamo assolutamente. Poi Bestia Fantasma, Cosacco Draco. Con lui addormenti la partita, perché quando c'è lui tutti i mostri sul terreno vanno in posizione di difesa, non possono utilizzare i loro effetti e quindi vai a camperare se per esempio sei in situazioni di difficoltà. E con Bestia Fantasma, Cosacco Drago metti 2 token sul terreno e o ne offri in tributo uno distruggendo un mostro dell'avversario, oppure effettui delle evocazioni speciali. Delle carte veramente importanti con una storia altrettanto importante. Ok, adesso giocheremo con il nostro mazzo, ti farò vedere delle mani di prova, poi ti farò vedere contro i mazzi come va a comportarsi. Qua davanti dobbiamo andare a mettere ovviamente come fanno, no? Quelli bravi, come fanno tutti, però quelli bravi non ti fanno mai vedere ovviamente tutto, per correttezza, per trasparenza e soprattutto la trasparenza delle bustine, ma questo è ben chiaro, no? Questo è il momento di iscriversi, questo è il momento di cliccare sulla campanellina, continuate a vedere il video, guardatelo fino alla fine perché se ne vedranno delle belle. Ovviamente lo andiamo a mischiare completamente, ti faccio vedere che sto mischiando, che è tutto in diretta, così non vengo tacciato come quello che si organizza le mani, anche se le mani potrei comunque organizzarmele perché oggi con l'intelligenza artificiale possiamo veramente fare robe che... ok, però... qui intercorre un qualcosa che si chiama fiducia. E sia che tu voglia darmela, sia che tu voglia non darmela, non mi interessa nulla, devi darla al deck e, in ultima analisi, al mitico deck Bestia Cristallo. Ok, poniamo caso che io inizio con questa mano e mettiamoci come sempre anche nella situazione peggiore. Allora, in questa situazione cosa farei? Utilizzerei Ponte Arcobaleno per andare a forzare, l'avversario mi utilizza subito Ash. Va bene, ciao, addio. Siamo già sotto un'interruzione, vado ad evocare
o meglio ad attivare il ponte arcobaleno, e poi vado avanti con la mia bellissima evocazione del bellissimo bestia cristallo Pegaso e attiviamo immediatamente l'effetto. A questo punto ci andiamo a prendere Carbuncle Rubino e lo utilizziamo immediatamente mettendolo nella zona Spell Trap. Poi attiviamo il suo effetto con cui andiamo a distruggere il Carbuncle Rubino e ci aggiungiamo una carta cristallo dal deck. Questa è considerata una carta bestia cristallo e la utilizziamo immediatamente. La equipaggiamo direttamente a lui, utilizziamo l'effetto con cui andiamo a mettere 2 bestia cristallo direttamente dal deck nella zona magie e trappola. E la carta che andremo a prendere, ovviamente quale potrà essere, ma ovviamente i nostri altri straordinari amici di Ercole. Poi con l'effetto andiamo a rievocare dal cimitero, vado a rievocare Carbuncle Rubino, che appena entrata mi fa rievocare quante più bestie cristallo che sono nella zona magia e trappola. E il bello di tutto questo è che loro attivano il loro effetto, perché loro si attivano ogni volta che vengono evocati. Non c'è scritto una volta per turno, quindi possiamo mettere un bestia cristallo dal deck scoperto nella zona magia e trappola. Quindi io voglio andare a mettere intanto, non conta, vado a mettere lui, potrebbe essere chiunque, ma soprattutto poi voglio andare a mettere lui. E quindi stiamo riempiendo totalmente il nostro terreno. Adesso utilizziamo il suo effetto, lo andiamo a bandire ed evochiamo un mostro bestia cristallo di livello 4 o inferiore direttamente dal deck. E quindi lo andiamo a mettere qui. Come effetto mandatorio abbiamo anche l'aggiungerci alla mano un bestia cristallo finale. Il deck è uscito completamente fuori controllo. Godiamoci questo momento, signori, perché questo è stato un nostro sogno per tanti anni e adesso è finalmente disponibile grazie ad Antoshow, grazie a Yover, grazie ai deck Lamborghini, ma soprattutto grazie alla Konami. Adesso succede il delirio, perché io vado ad utilizzare questi, li mando al cimitero e dichiaro un'evocazione Link. Andrà ad essere evocato il signor Cherubini, che andiamo a mettere qui nella zona Link. Purtroppo non si vede, però funziona così, ahimè. Con l'effetto posso mandare un mostro di livello 3 dal deck al cimitero. E il mostro che mando questa volta sarà Gatto Ametista. La combo continua perché vado a utilizzare 2 Pegaso Zaffiro per andare ad evocare niente po' di meno che Mr. Dugares. Ve l'ho detto che questa carta era molto potente, e perché lo è? Perché adesso utilizzo l'effetto e quindi vado a staccare i 2 signorini Pegaso, li mando al cimitero e dichiaro effetto. L'effetto che voglio utilizzare è richiamo un mostro dal cimitero, e cioè richiamo un Pegaso che ho staccato. Quindi il Pegaso torna e viene messo qui. Riutilizzo l'effetto di Pegaso per mettere un bestia cristallo scoperto nella zona Spell Trap. Quindi vado a mettere Aquila Cobalto in questo caso. Poi vado a utilizzare per un'evocazione Link 1, 2 e 3, ok? Sto dichiarando evocazione Link 3. Va a succedere, li mando al cimitero. Vado ad evocare il nostro amico Zelantis, molto potente. Dichiaro effetto di Zelantis, vado a bannare tutti i mostri sul terreno, in questo caso ho solamente loro sul mio terreno, quindi vengono bannati. E poi, sempre per il potere di Zelantis, tornano sul terreno quanti più mostri bannati, quindi torna sul terreno lui e torna sul terreno lui, quindi posso utilizzare di nuovo il suo effetto. E vado a mettere ancora un mostro bestia cristallo direttamente nella zona Spell Trap. Dulcis in fundo, Tigre Topazio. Adesso qui è dove la questione diventa molto matta, perché io dichiaro evocazione Link utilizzando questi, li mando al cimitero, ma quanto è pieno il nostro cimitero, e vado ad evocare la signorina Crosship, ok? Questa signorina qui, che andrà nella zona Link. Vi ricordate il mostro che prima avevamo preso e che ha riposato nella nostra mano per tutto questo tempo? Adesso possiamo evocarlo perché abbiamo tra terreno e cimitero 7 carte bestia cristallo con nome diverso, e guardate quanto è bello, finalmente lo possiamo andare ad evocare. Ottimo, ma c'è di più. Vi ricordate i suoi colleghi d'archetipo nell'extra deck? Come per esempio un certo Supra Drago, che peccato che non è in inglese perché sennò si chiamava Over Dragon. Io posso mandarlo al cimitero per evocare lui specialmente, ma siccome l'ho evocato specialmente in una zona che è puntata da Crosship, vedete? Ha il suo segnalino Link, e quando viene evocato, stando all'effetto di punto pecora, un mostro fusione in una zona che gli punta, bla bla bla, può andare ad evocare un mostro di livello 4 inferiore dal cimitero. Ed eccolo qui. Vi ricordate qual era il suo effetto molto carino? Quando entra sul terreno evocato specialmente, non una volta per turno, può evocare tutti i mostri bestia cristallo nella zona Spell Trap. Quindi questo significa che ho a disposizione 1, 2
e ben, cioè ragazzi, ho il terreno pieno di bestie cristallo, quindi adesso posso fare molto. Fino a poco tempo fa si mandava al cimitero 1, 2, 3, 4 magari e si evocava la signorina Apollusa, che era un mostro che si pompava di 800 per ogni mostro evocato e utilizzato per l'evocazione Link, e poteva decrementare il suo attacco per andare a negare dei poteri di mostri sul terreno, roba veramente insana, ma adesso hanno avuto la geniale idea di bandirla. Benissimo. Quindi quello che farei adesso è questo: manderei loro al cimitero per un'evocazione Link ed evocherei IP Mascherena in una zona che questa punta, e poi dichiarerei evocazione Xiz di questi, sono 2 livelli 4 per l'evocazione di Abitante dell'Abisso. Quindi ora cosa ho? Ho un mostro di 4000 che come effetto rapido può andare via per rimischiare tutte le carte sul terreno direttamente nei deck. Chiaramente è un last resort, ma è molto molto forte. Poi ragazzi ha 4000, così tanto per dire. Ho lui che durante il turno dell'avversario mi consente di staccare un materiale per andare a disattivare completamente il suo cimitero, e questa è roba veramente insana. E poi magari dopo ciò ho l'effetto di IP Mascherena che sempre nel turno dell'avversario mi consente di fare 1, 2 e 3, mando al cimitero, e posso evocare Cavaliere dell'Incubo Unicorno, che ha un potere molto molto interessante, il quale al costo dello scarto di una carta mi consente di rimandare in mano una carta dell'avversario. Magari a fronte di tutte queste robe l'avversario mi passa il turno con il terreno scarico, io effettuo la mia pescata, ecco fatto, ho preso la mitica Legame Cristallo, tra l'altro ci è capitata anche in mano quella brutta, la posso utilizzare, grazie all'effetto aggiungo un mostro bestia cristallo dal deck alla mano e poi metto un mostro bestia cristallo con nome diverso direttamente nella zona Spell Trap, magari per utilizzare l'effetto e fare ancora più cimitero pieno di bestie cristallo. Grazie a lei aggiungo, non importa quale carta, io aggiungo questa perché è abbastanza orripilante, e qui ci possono essere 2 linee che posso seguire. Potrei o utilizzare il suo effetto, banno il drago arcobaleno che avevo utilizzato come tributo per evocare lui va ad 8000 attacco e la partita è finita, oppure potrei utilizzare l'effetto, ma poi all'avversario gli dico tranquillo, non voglio attaccare. Utilizzo piuttosto bestia cristallo finale ultimata arcobaleno. La posso evocare durante un duello in cui ho evocato lui, e questo è successo, la devo evocare andando a bannare 7 o più bestie cristallo con nomi differenti, sia dal terreno sia dal cimitero, e a questo punto lo faccio. Entra lui sul terreno che guadagna 7000 dal momento che in questo momento ci sono banditi 7 o più mostri bestie cristallo. A quanto siamo? A 11.000, conto tondo, più forte del drago 10.000, attacchiamo e andiamo a vincere. Veramente potenza sopraffina, potenza incredibile. Questi mostri rappresentano davvero l'essenza non del bestia cristallo ma di tutto Yu-Gi-Oh! E adesso tranquillo perché li andiamo a vedere contro mazzi meta. Bestia cristallo con nomi differenti, sia dal terreno sia dal cimitero, e a questo punto lo faccio. Entra lui sul terreno che guadagna 7000 dal momento che in questo momento ci sono banditi 7 o più mostri bestie cristallo. A quanto siamo? A 11.000, conto tondo, più forte del drago 10.000, attacchiamo e andiamo a vincere. Veramente potenza sopraffina, potenza incredibile. Questi mostri rappresentano davvero l'essenza non del bestia cristallo ma di tutto Yu-Gi-Oh! Andiamo a vedere adesso il mazzo come va a comportarsi interagendo contro altri deck. Come vedete nella mano già abbiamo tutte le carte per vincere, ci basta una semplice carta per vincere ed è ovviamente la fusione Neos. Già che tu vedi questa carta sei praticamente a cavallo. E perché? Perché la utilizzi e in men che non si dica vai immediatamente ad evocare Neos dell'arcobaleno che ti va a fare un bellissimo lavoro sul terreno. Comunque calma. Allora, Pegaso Zaffiro, utilizzo l'effetto. Potrei anche andare a utilizzare immediatamente il risveglio dei finali cristallo con cui rivelo il drago arcobaleno e posso andare a specialare un mostro bestia cristallo direttamente dal mazzo. Cioè roba veramente incredibile ragazzi, E quindi un altro Pegaso che tra l'altro può utilizzare l'effetto, ma prima andiamo a mettere sul terreno l'amico qui. Ponte arcobaleno del cuore, possiamo utilizzarlo andando a distruggere un Pegaso Zaffiro, ma lui va nella zona Spell Trap. Andiamo ad aggiungere alla mano Regola d'Oro, effetto di Ponte arcobaleno, andiamo a far tornare nel mazzo una carta dell'avversario, quindi avremmo voluto rimandare Drago Spirito che però si è tributato ed ha evocato il Drago Argento Occhi Azzurri, molto molto bene. Quindi fusione Neos senza alcun problema, andiamo a mandare al cimitero Drago Arcobaleno e Neos, effetto, andiamo a distruggere un nostro mostro e andiamo a rimischiare tutti i mostri che l'avversario possiede, nessun problema, attacchiamo, molto molto semplice, proprio classico. Quando è così l'avversario normalmente ha sprecato molte sue risorse, quindi è abbastanza difficile che vada a ripartire. Attenzione perché l'avversario va a ripartire, va ad evocare Drago alternativo, con l'effetto vorrebbe distruggerci Neos. Benissimo, andiamo a
bannare la fusione Neos e lui è salvo. Vedete, abbiamo anche una protezione importante quando si tratta di lui e quindi molto molto bene. Allora ancora punta arcobaleno, andiamo a distruggere Carbuncle ed andiamo ad aggiungere alla mano, perché no, un legame cristallo. E quindi prima regola d'oro, andiamo a finirlo adesso l'avversario, andiamo a posizionare Tigre e Carbuncle e andiamo a specialare Pegaso. Immediatamente punta arcobaleno ci fa ritornare una carta dell'avversario in mano, potremmo tranquillamente finirla qui, potremmo riutilizzare punta arcobaleno, magari potremmo performare altre evocazioni, che ne so, potremmo anche riutilizzare l'effetto di Neos, vado a mandare una carta al cimitero e vado a rimandare tutto il cimitero dell'avversario rimischiato, nessun problema, che così non ci sono effetti al cimitero che si attivano, niente, vittoria, semplice vittoria netta e pulita, è bastata solamente una carta. Facciamo adesso un'altra partita, andiamo a vedere tutto quello che va a succedere. L'avversario utilizza Maxi e dal momento che andiamo ad evocare tanto andrà a pescare veramente molto l'avversario, vediamo se possiamo permetterci anche questo. Pegaso, l'avversario ce lo va a negare, tanto per gradire, e quindi utilizziamo punta arcobaleno, andiamo a distruggere Pegaso e andiamo ad aggiungere alla mano. Quale carta ci serve adesso? Le abbiamo tutte, ce ne mancano alcune e forse Conclave potrebbe essere abbastanza buona. Comunque, legame con cui andiamo ad aggiungere alla mano sempre Pegaso. Andiamo a posizionare sul terreno Zenith. Effetto di Zenith, andiamo a bannare e andiamo a evocare specialmente ancora Pegaso. Stavolta utilizzeremo l'effetto, no neanche, perché è stato viene negato il suo effetto, no? E quindi andiamo a mettere sul terreno il risveglio dei finali cristallo, riveliamo il drago arcobaleno e possiamo prendere una carta. Attenzione, l'avversario ci va a negare anche questo, benissimo, nulla, regola d'oro. Va bene, andiamo a posizionare sul terreno Carbuncle e andiamo a posizionare anche T e andiamo a specialare Pegaso. Riusciremo a utilizzarlo questa volta? Ah, ce l'abbiamo fatta, dai. Chi possiamo andare a posizionare sul terreno? Gatto ametista, e posizioniamo gatto ametista, why no? Ok, adesso andiamo a performare la nostra evocazione di turno. Vado a mettere Bagusca e vado a settare Conclave Cristallo. Grazie a Bagusca l'avversario non potrà più utilizzare i suoi effetti, vedete? Quindi entra Debug Cinella, vorrebbe utilizzare l'effetto, io non solo utilizzo Conclave, ma Debug Cinella sta in difesa, no? A questo punto furbamente l'avversario va ad evocare un Link che, non potendo essere messo in difesa, potrà attivare l'effetto Conclave tranquillamente. Lo andiamo al cimitero, facciamo tornare nella mano, perché no, proprio Carbuncle, e facciamo tornare nella mano anche l'Incepire. Attenzione, perché l'avversario è bravo, con richiamato dalla tomba ci va a bannare un mostro dal cimitero, nessun problema. Vedete, l'avversario prova ad evocare mostri, sta provando e ci riesce comunque, attenzione, però gli effetti vengono negati, tanta roba, e comunque qualcosa è riuscito a fare. Bravo, assolutamente. Vado a staccare punto arcobaleno del cuore, posso andare a distruggere una carta, quindi distruggo Cattametista, posso andare a riaggiungere alla mano regola d'oro. Rimetto regola d'oro perché voglio posizionare sul terreno altri mostri, 1 e 2, e posso andare a specialare Pegaso che andrà in difesa. Posso utilizzare a questo punto punto arcobaleno con cui posso targettare una carta dell'avversario e la faccio tornare in mano. A questo punto potrei liberarmi di Bagusca per poter giocare, ma serve? È un qualcosa che serve? No, tranquillamente Carbuncle lo metto in difesa e riutilizzo punto arcobaleno del cuore per poter evocare normalmente ancora. Vado a evocare normalmente il nostro amico Mammut. A questo punto possiamo giocare, dai. Qui mi piace tanto andare sempre ad evocare il signor Sariucia, perché evocato con 4 mostri ci fa pescare ben 4 carte e ce ne fa rincimare 3. Tanta roba, no? Una roba abbastanza interessante. A malincuore forse il drago arcobaleno potremmo rincimarlo, però no, ci serve assolutamente nella mano. Decidiamo addirittura l'ordine con cui queste carte vanno al fondo del deck e quindi molto molto bene, no? Sopra di lui potrei andare ad evocare Zelantis, ma non ci serve in questo momento, l'avversario ha poche carte nella mano, praticamente 0, e allora che problema c'è? Attacco, no problema. Nessun problema. Ricordiamo che con questo mazzo, oltre ad evocare Drago Arcobaleno, cioè, dobbiamo anche attaccare, cioè, possiamo anche andare a vincere, non ho un problema. Valore raro. Attenzione, perché l'avversario ce lo fa anche a negare, praticamente le prova tutte l'avversario. Utilizzo punto arcobaleno, distruggo una ed aggiungo alla mano chi posso aggiungere alla mano, perché no, tentazione. Potrebbe essere interessante. Utilizzo tentazione, vado a specialare il drago arcobaleno cristallo finale, che viene potenziato addirittura da Sariucia, e a questo punto posso anche andare a evocare il drago arcobaleno, perché no, che viene potenziato a sua volta. Cioè guardate, tutti i mostri sono benissimamente collegati per essere una macchina da guerra per far fuori l'avversario. Tanta roba, no? Io mi fermo, non parlo. Andiamo adesso a giocare contro un deck che ci va a mettere molto molto in difficoltà, un deck noto per le negazioni che va a mettere sul suo board, il deck Sky Striker Orcust Trickstar, che gioca tra l'altro senza alcuna limitazione di
Banned List, esatto, come già starete vedendo, giochiamo contro un deck che non risponde alla Banned List. E questo perché? Perché a me piace molto andare a mettere i mazzi Lamborghini, che sono molto noti nella community, che sono da voi molto graditi, in esami di maturità altamente stressanti. Io credo che sia fondamentale che i mazzi che vi faccio vedere siano messi contro deck altrettanto forti per andare a vedere effettivamente quello che ci combinano sul campo. E attenzione, io vi sto facendo vedere una versione, come dire, di protocollo, cioè quella che vi ho fatto vedere all'interno del video. Non vi ho ancora fatto vedere il deck, il side deck con le carte segrete che vanno a ricevere le persone che, volendo supportare il canale, si fanno rifornire di questo deck, perché ovviamente è importante che si abbiano anche delle carte con cui rendere sempre fluido il deck. Allora, forziamo, quindi benissimo, andiamo ad utilizzare regola d'oro, quindi andiamo a posizionare sul terreno 1 e 2 e andiamo a specialare un mostro, quindi andiamo ad evocare il signor Drago Arcobaleno. Andiamo a mettere Egida, con cui andiamo a distruggere uno e andiamo a posizionare un token. Utilizziamo anche Benedizione Cristallo per andare a riposizionare l'amico Pegaso, poi con Egida andiamo a specialare sempre Pegaso, effetto di Pegaso, l'avversario ce lo va a negare, molto bene. E allora ecco qui, fusione Neos, senza alcun problema. Ecco che entra, effetto, mandiamo un mostro che controlliamo al cimitero e via! Andiamo immediatamente a togliere d'impaccio tutti i vari mostri. Ecco fatto, molto semplicemente, attacchiamo, vittoria nostra. Esattamente come vincerai sempre con il mitico mazzo Lamborghini.